Il programma LIFE effettivamente arriva a dei gruppi di persone, anche localmente, estremamente vari e estremamente differenziati e sparsi sul territorio, dal pastore all'agricoltore, alla piccola impresa, alla NGO. La parte climatica specifica nel programma LIFE di fatto è un'evoluzione di quello che già esisteva nel programma LIFE in precedenza. Faceva parte dell'ombrello dei progetti ambientali in generale, ma una volta che la politica climatica, la strategia climatica ha preso una dimensione più visibile, anche l'AIFA ha seguito questo trend e abbiamo sviluppato quindi una parte specifica dedicata al clima. Quindi noi abbiamo messo l'accento sull'impatto, ma non perché vogliamo forzare i nostri proponenti in maniera artificiale a venderci qualcosa, ma bensì perché vogliamo che abbiano l'ambizione di non finire il loro progetto avendo dimostrato con un bel prototipo qualcosa e poi lasciarlo in cantiere. Chiaramente è un jolly potentissimo perché riesce a catalizzare, riesce a riempire dei buchi, riesce a dare gambe a delle iniziative che altrimenti non ce l'avrebbero, a volte meglio anche di grandissimi fondi che hanno un altro tipo di target e di capacità. Quindi insomma praticamente siamo one in one. Il programma LIFE ha cercato di misurare per la prima volta il suo impatto in termini di capacità di creare delle opportunità di lavoro, quindi il suo impatto sociale, come si suol dire, nel 1996. Già allora eravamo riusciti a dimostrare che il costo per posto creato di lungo periodo nel caso di Life era estremamente efficiente, molto più efficiente di tanti altri sistemi finanziari. Ovviamente mi fa sperare che dietro queste proposte ci saranno poi tanti posti di lavoro e tanti giovani e meno giovani che avranno la possibilità di avere dei lavori belli, interessanti e utili per la società e che portino avanti questo disegno del Green Deal. E la grande differenza tra noi e quasi tutti gli altri programmi è che noi abbiamo un set di esperti fisso che continua nel tempo a seguire sempre gli stessi progetti. Quindi c'è il signor Rossi che viene nominato come esperto esterno per seguire il progetto tal dei tali in provincia di Firenze e questa persona, fin tanto che continuerà a fare l'esperto per noi, continuerà a monitorare quel progetto in supporto ai nostri tecnici che stanno a Bruxelles. Dal progetto Life Terra io mi attendo non solo naturalmente che raggiunga questo super mega ambizioso obiettivo e che dimostri che quando gli uomini di buona volontà se vogliono fare qualcosa riescono a farla, ma mi aspetto anche che faccia un enorme esercizio pedagogico e che quest'idea pazza di queste persone del progetto Life Terra fittava perfettamente con la logica dei nostri policy maker, tanto che contribuisce quasi potenzialmente per la metà dell'obiettivo totale. Quindi un singolo progetto non è più un piccolo contributo alla realizzazione di una politica, ma potrebbe diventare un contributo macroscopico e dimostrare che effettivamente quei target che a volte sentiamo anche in televisione, che sembrano tanto remoti, sono possibili e fattibili. LifeTerra is co-financed by the European Commission through the LIFE program.